Buongiorno amici, sabato 11 luglio, sono le 8 del mattino e ci troviamo a Kelheim, sul Danubio, ai confini dell'impero. E oggi facciamo un hike non troppo lungo, sono 12 km e mezzo circa, ma spettacolare perché abbiamo diversi highlight. Il monastero di Weltenburg, che si trova appunto sul Danubio, e la Befreiungshalle, che è un monumento che visiteremo tra poco e già si vede in lontananza. Ed eccoci subito lungo le rive del Danubio, il bel Danubio blu, per secoli i confini dell'impero romano. Tra le altre cose, qui a Kelheim ogni tanto si trova anche qualche statua di qualche soldato romano che celebra appunto il limes, il confine, e si possono anche vedere adesso, a parte i secchioni che non sono una bella vista ma comunque sono utili, anche le varie navi che offrono crociere sul Danubio. E laggiù in lontananza, lì, c'è la Befreiungshalle che visiteremo adesso. Adesso saliamo, cominciamo e andiamo lassù e vediamo questo bel monumento e vi racconto qualcosa anche della sua storia. Tra le altre cose c'è la Befreiungshalle a 1 chilometro, l'Innere Keltenmauer, cioè le mura dei Celti interne, a 1,7 km, e la Keltentor, cioè la porta dei Celti, a 2 km. Fußweg zur Befreiungshalle, cammino verso la Befreiungshalle. Noi è proprio qui che dobbiamo andare, lì. E subito una bella salitella che ci taglia il fiato, e va bene perché ci fa capire che non siamo qui per pettinare bambole, no? E dopo una piccola salitella e qualche tornante, guardate dove siamo arrivati. Benvenuti alla Befreiungshalle, la sala della liberazione. Un monumento eretto da Ludovico I di Baviera nel 1860 e qualcosa circa, l'anno preciso non me lo ricordo, per celebrare le vittorie della Baviera contro Napoleone nelle appunto guerre napoleoniche. Al momento è chiuso perché è troppo presto, forse sono le 9 meno un quarto, e infatti apre alle 9, quindi al momento è chiuso, ma noi comunque non entreremo perché continuiamo. Ma oltre la parte storica che abbiamo appena iniziato a vedere, perché più avanti abbiamo detto che c'è il monastero di Weltenburg, non bisogna trascurare la parte naturalistica. Guardate che stupende le gole del Danubio qui. Poi scenderemo, lo attraverseremo, e tutto questo è talmente bello che lo hanno addirittura incorniciato qui, a ragione direi io, perché veramente merita. Guardate, è una cartolina che vi lascio volentieri per ringraziarvi di farmi compagnia oggi. Grazie mille. E io l'ho sempre detto e lo confermo che i tedeschi con la promozione del territorio ci sanno davvero fare. Dovremmo imparare a valorizzare i territori italiani così come fanno loro con i loro territori, perché sono bravi, non c'è niente da dire, sono veramente bravi, complimenti. E continuiamo a camminare nella storia o nelle rievocazioni storiche
in questo caso. Questo è una ricostruzione del muro celtico del 400 a.C. Il percorso delle bici va a destra, ma noi seguiamo la E8 e tutti gli altri percorsi archeologici, eccetera, e andiamo qua a sinistra. E noi stiamo andando esattamente lì a Weltenburg Fähre, cioè traghetto, per attraversare il Danubio su una barchetta. E questo è il profilo altimetrico del cammino di oggi, quindi abbiamo fatto la prima salita, si vede all'inizio subito, e adesso siamo in procinto di scendere. Mancano 7,35 km, quindi ne abbiamo fatti circa 5. La verità è che noi dovremmo andare dritti per prendere il Fähre, il traghetto, attraversare il fiume, però qua dice che c'è un punto di osservazione, Klosterblick, quindi vista sul monastero, a 500 metri sulla sinistra, e noi ci andiamo perché andiamo a vedere com'è. Magari è bello, chi lo sa. E sicuramente ne valeva la pena di fare questi 500 metri, un chilometro andata e ritorno in più per vedere il monastero da questo punto di osservazione. Non resta altro che tornare sui nostri passi. Siamo arrivati all'incrocio dove avevamo preso la deviazione e adesso continuiamo. Seilfähre, Weltenburg, 1,5 km. E siamo arrivati a Weltenburg, abbiamo attraversato e adesso ci godiamo una meritata pausa e una birretta. Tra le altre cose sugli ombrelloni c'è scritto che questa è la birreria più antica del mondo. Veramente non lo sapevo e pensavo fosse un'altra, ma poi controlliamo su internet e vediamo. Qui abbiamo la nota. Il birrificio abbaziale esiste dal 1050 ed è probabilmente il più antico ancora esistente al mondo, anche se il primato gli viene conteso dal birrificio statale bavarese di Weihenstephan a Friesinga-Freising, che risalirebbe al 1040, che è quello che conosco io. Alla salute! Abbiamo fatto 7 km e 700 metri e ne mancano 6 e 300, quindi siamo a poco più della metà. E adesso inizia una salitella per farci digerire la birretta. E questo è appunto uno dei soldati romani che dopo 2000 anni ancora fa la guardia al confine dell'impero. Guarda attraverso gli occhi del soldato romano, guardate che si vede, tada! Il forte romano laggiù in fondo. Geniale, geniale. Qui dice 5,3 km a Kelheim.
Sapete che cos'è questo? No? E ve lo dico io. Questo è un Insecten Hotel, cioè un hotel per insetti, e serve sostanzialmente a dare riparo agli insetti che poi potranno impollinare i fiori e quindi contribuire alla natura in tutti i suoi aspetti, quindi ai fiori, eccetera, eccetera. E gli ultimi chilometri sono su un percorso ciclabile, mancano 3 chilometri circa e 41 minuti d'arrivo, dice il mio orologio, e adesso ci aspetta la discesa verso Kelheim, verso la città da dove siamo adesso, e niente di tragico, appunto gli ultimi chilometri all'arrivo. Mancano 3 chilometri a Kelheim, dice il cartello. 1,5 chilometri all'arrivo, e qui si tratta ormai di marciapiede per 1 chilometro fino alla macchina. E guardate che spettacolo, siamo sul ponte il Maximilianbrücke, stiamo attraversando il Danubio, lì sulla destra è il percorso che abbiamo fatto stamattina e noi stiamo venendo alla sinistra, e qui di fronte a noi la Befreiungshalle. Eccoci qui, anche oggi ce l'abbiamo fatta insieme, bellissima giornata, grazie, e i saluti tra un secondo. 14,3 km in 3 ore e 48 minuti, siamo arrivati già a casa, siamo al parcheggio, c'era un po' di traffico, e grazie di essere stati con me, grazie della compagnia, grazie di tutto e ciao, alla prossima.